Barolo, il re dei vini, il vino icona del Piemonte, uno dei vini più conosciuti al mondo, più apprezzati, più iconici e entrati ormai nel mito dell'enologia mondiale, ma un vino che è soprattutto l'espressione di un grande territorio. E quando parliamo territorio intendiamo non solamente i suoli, i climi, le particolarità naturali di un territorio, ma anche gli aspetti storici. Un territorio, come un vino, è fatto dell'unione tra la natura e l'uomo, e la storia di quest'ultimo dà un'impronta molto importante al vino. Il Barolo nasce in questo territorio dove l'uva Nebbiolo, di cui è costituito al 100%, viene coltivata fino dal Medioevo, i primi documenti del 1200-1300, proprio alla Morra, che è uno degli 11 comuni, come vedremo tra poco, della produzione del Barolo. Già nel 1700 i vini di questo territorio, prodotti nei terreni, nelle cantine delle casate nobiliari, iniziano ad essere esportati. Ma è nella prima metà dell'Ottocento che il Barolo trova la sua definitiva consacrazione. Dove avviene questo? In una sorta di ipotetico triangolo magico tra i comuni di Barolo, Grinzane Cavour e Verduno, nelle tenute dei marchesi di Barolo, del conte di Cavour a Grinzane, oggi Grinzane Cavour, e nella tenuta reale di Verduno, collegata alla vicina tenuta di Pollenzo, voluta da Carlo Alberto per sperimentare nell'agricoltura, nel campo dell'agricoltura e anche della viticoltura ovviamente e vinificazione. E proprio nelle cantine e prima ancora ovviamente nei vigneti di queste casate nobiliari che nasce per la prima volta l'idea di realizzare in questo territorio, da sempre vocato alla produzione viticola ma destinata per secoli a un commercio, a un consumo prevalentemente locale, nasce appunto in questo periodo l'idea di creare un vino di altissimo livello, un vino che possa competere con i mercati internazionali, un vino che prima di tutto possa essere esportato, che quindi abbia le caratteristiche di qualità ovviamente, ma anche di stabilità nel tempo, che permetta a questo vino di viaggiare attraverso i mari, attraverso i continenti. Quest'idea nasce in un periodo e in un territorio che si trova all'epoca sotto il Regno di Sardegna, quindi prima dell'unificazione italiana, un territorio che in questo periodo ha una grande crescita economica che vede nell'innovazione agraria un potente motore di innovazione tecnologica e di ammodernamento dell'economia del regno. Non solo questo, ma il vino, e in particolare quello che diventerà poi il Barolo, viene visto un po' come l'ambasciatore della qualità e delle capacità anche tecniche e tecnologiche di questo territorio. Come dicevamo, la culla del Barolo sono queste tre castelli, queste e le rispettive cantine e vigneti di questi castelli. Le proprietà nobiliari investono ingenti somme nell'ammodernamento e nel miglioramento della qualità, ma i veri autori di questa rivoluzione, di questo cambiamento nel modo di produrre il vino sono il generale Staglieno, Francesco Staglieno, che lavora per alcuni anni, intorno al 1830-1840, per le tenute di Grinzane del conte di Cavour e passerà poi verso il 1840 a gestire la tenuta di Pollenzo e Verduno del re Carlo Alberto. Staglieno, un generale dell'esercito, ma anche grande appassionato e cultore della viticoltura, dell'agricoltura e della vinificazione, ha delle intuizioni veramente geniali, capisce quelle che ancora oggi sono considerate gli elementi essenziali, le chiavi per produrre un grande vino. Il lavoro accurato e meticoloso nei vigneti, la pulizia altrettanto accurata e meticolosa in cantina e il controllo delle temperature durante la fermentazione. Elementi che appunto ancora oggi sono la chiave di un grande vino. Le idee e l'approccio di Staglieno precorrono davvero i tempi e incontrano anche l'interesse di un negoziant francese, un negoziante di vini, Louis Houdard, che si stabilisce a Genova con la famiglia e da lì inizia a cercare di impostare il commercio di un vino che possa rivaleggiare nel mercato mondiale con i grandi vini, all'epoca quelli di riferimento, i vini di Bordeaux. Da Genova, grazie anche alla relativa facilità di accesso a questo territorio, negli anni successivi verrà creata anche una linea ferroviaria che darà notevole impulso a questo territorio e
Louis Houdart trova proprio in questo territorio il materiale, la materia prima, l'uva Nebbiolo, e dei produttori intenzionati davvero a creare un vino adatto all'esportazione, in grado di rivaleggiare con i grandi vini francesi. Louis Houdart e Staglieno quindi possono essere a un modo considerati i veri padri del Barolo. Le prime bottiglie denominate Barolo iniziano a comparire intorno agli anni 1840-1850 e da lì, grazie all'impulso delle famiglie nobiliari, iniziano a essere conosciuti in tutto il mondo. Verso la fine dell'Ottocento le casate nobiliari passano in qualche modo il testimone ai grandi imprenditori del territorio albese, delle Langhe, del Roero, con le loro cantine situate principalmente nelle città. Questi negoziant, possiamo dire, acquistano le uve, sono molto abili nel selezionare le migliori uve del territorio e creano dei grandi vini che saranno considerati negli anni 20 e negli anni 30 i primi vini ad essere inseriti dalle nuove leggi del Regno d'Italia tra i vini di pregio da proteggere anche dal punto di vista legale. Nel secondo dopoguerra questa generazione di grandi imprenditori lascia gradualmente il testimone a tutte quelle generazioni, quelle famiglie di contadini che per anni avevano semplicemente prodotto eccellenti uve che poi venivano vendute e vinificate da questi imprenditori, e questi contadini gradualmente iniziano a diventare essi stessi produttori, fanno questo grande salto che è il passare dal produrre uva al produrre vino, quindi dal produrre uva in quantità per essere immessa sul mercato a produrre uva di altissima qualità atta a produrre i vini migliori. Gli anni 90 vedono poi la definitiva consacrazione del Barolo sui grandi mercati mondiali, e oggi vediamo il Barolo che non è soltanto più un successo commerciale in quanto vino, ma è stato davvero l'ambasciatore, come inizialmente pensato anche dalle casate nobiliari, l'ambasciatore di questo territorio, che oggi fa da traino al turismo, non soltanto agli altri vini prodotti nel territorio, ma all'enoturismo e al turismo in questa regione, ed è davvero anche da questo punto di vista una grande espressione del territorio. Che cos'è il Barolo? Cioè, che cosa sappiamo quando vediamo scritto su un'etichetta il nome Barolo, denominazione di origine controllata e garantita? Il Barolo è un vino prodotto al 100% con uva Nebbiolo. Quest'uva Nebbiolo deve essere obbligatoriamente prodotta all'interno di questo territorio di produzione, delimitato già dal 1926 e poi con delimitazioni successive più accurate. Questo vino però, per chiamarsi Barolo, deve essere prodotto secondo determinati stretti parametri che riguardano le basse rese in vigneto per mantenere la qualità e un affinamento che per legge non può essere inferiore ai 38 mesi contati a partire dal 1 novembre dopo la vendemmia, quindi in sostanza 3 anni. Di questi 3 anni, almeno 18 mesi, 1 anno e mezzo, devono obbligatoriamente essere nel contenitori di legno, botti di grandi dimensioni, medie o piccole dimensioni. Questa è una scelta del produttore, anche il tipo o l'età di queste botti, ma obbligatoriamente è necessario un affinamento in legno. Prima di essere imbottigliato, essendo il Barolo una denominazione di origine controllata e garantita, deve necessariamente passare dei controlli, analisi chimiche e controlli sensoriali che devono garantire la qualità di questo prodotto. La qualità del Barolo quindi nasce da un grande territorio, un vitigno estremamente espressivo e capace di dare un'eleganza incredibile ai vini, e da il fattore tempo, fattore fondamentale per l'affinamento e per il raggiungimento di un equilibrio ottimale di questo vino. Nel bicchiere abbiamo la prima caratteristica sotto i nostri occhi, questo bellissimo colore granata. Per osservare meglio il colore di un vino utilizziamo uno sfondo bianco, incliniamo leggermente il bicchiere per vedere bene tutte le parti del liquido, in particolare l'unghia, il bordo. Vediamo che innanzitutto il Barolo, essendo costituito al 100% da uva Nebbiolo, ha una caratteristica essenziale di quest'uva. Il colore del Nebbiolo non è mai particolarmente intenso, possiamo sempre vedere attraverso
la massa liquida, e ha questo bellissimo e molto elegante colore tendente al granata. Con l'affinamento in bottiglia per anni, questo colore tenderà a una tonalità più arancione, molto calda, molto piacevole, sempre molto elegante. Quindi calore ed eleganza già ci vengono suggeriti alla vista. Ma è al naso che il Barolo inizia a svelarci i suoi segreti, inizia ad ammagliarci. 3 nasi sono quello che ci vuole per bere un Barolo, diceva un grande scrittore, Cesare Pavese, nella metà del XX secolo. Effettivamente è proprio questa la chiave di interpretazione, la chiave per capire il Barolo. Non ci si può fermare al primo naso. Ogni volta che noi annusiamo un bicchiere di Barolo, percepiamo sensazioni nuove, sensazioni differenti, una sorta di caleidoscopio di sensazioni odorose che rivelano la incredibile complessità del bouquet, la grande ampiezza del bouquet di questo vino. Andiamo da note che ci ricordano i petali di rosa, note floreali quindi, a note fruttate, bellissime note che ci ricordano la ciliegia, la marasca, la prugna, anche a seconda delle caratteristiche dell'annata del Barolo che abbiamo di fronte a noi. Ma anche note speziate, note che ci ricordano la cannella, note che possono ricordare elementi terrosi, anche funghi, tartufi, e una nota balsamica che molto spesso possiamo percepire nel Barolo, che ci ricorda la menta, l'eucalipto. Le sensazioni che noi proviamo, come dicevamo al primo naso, continuano ad evolvere nel bicchiere. Un Barolo può accompagnare un'intera cena, un'intera serata, rivelando sempre qualcosa di nuovo, come una sinfonia che, partendo da un tema, si dipana e lascia esprimere tutti gli strumenti dell'orchestra. Una sinfonia che nel corso degli anni tende ancora ad arricchirsi di strumenti. Un Barolo che invecchia in bottiglia non perde la sua freschezza, non perde queste sensazioni di fiori, di frutta, delle sue fasi più giovanili, ma va ad aggiungere a queste note che ci ricordano appunto il tartufo oppure il cosiddetto goudron, delle note terziarie, cioè note dovute all'affinamento del vino, note che ricordano il cuoio, ad esempio il tabacco, che vanno ad arricchire sempre più ed ampliare sempre più questo magnifico bouquet. Ricordate che un Barolo non vi stupirà mai con la potenza del suo profumo, ma con la complessità e l'eleganza. In bocca. Continua questa sensazione di delicatezza, di eleganza e di grande complessità. Percepiamo un'acidità moderata e percepiamo una sensazione data dai tannini, di cui l'uva Nebbiolo è particolarmente ricca e che nel territorio del Barolo trovano una grande espressione. Grande espressione significa tannini potenti ma molto fini, dolci, maturi, con delle sensazioni setose, vellutate, anche nelle fasi giovanili, e che andranno via via con l'affinamento in bottiglia a donare sensazioni sempre più morbide, sempre più piacevoli. Nei primi anni di vita, quindi dall'immissione sul mercato nel 4º anno dopo la vendemmia e poi per i primi anni, 6, 8, 10 anni, un Barolo rivela i suoi aspetti più giovanili, appunto, quindi le note fruttate e floreali, e la complessità cresce, come dicevamo, nel corso degli anni. Nelle fasi giovanili, quindi un Barolo può essere un vino che con la sua leggera durezza e maggiore freschezza può ripulire molto la bocca, può rinfrescare la bocca, quindi può adattarsi molto bene a dei piatti anche piuttosto saporiti, e con l'aumentare della complessità si abbina bene a piatti sempre più complessi, speziati e ricchi, ma sempre più diventa un vino che può essere anche assaporato al di fuori di un pasto, per assaporare veramente a pieno, con la totalità dei nostri sensi, la sua incredibile complessità, la sua grande eleganza e la sua grande profondità. Barolo, un grande vino, espressione massima di questo territorio, un vino che un po' come un libro, all'interno di un libro possiamo trovare paesaggi, personaggi, storie, una trama che si dipana, e tutto questo è condensato all'interno di questo bicchiere.